Buongiorno a tutti, mattina del 21 febbraio e siamo in partenza dopo alcuni giorni di, per così dire, disgelo. Sono stati 2 o 3 giorni di sole e di disgelo della neve, con gocciolii un pochettino da tutte le parti e miglioramento della condizione delle strade. A quanto pare, a vedere la macchina, stamattina ha nevicato un pochettino. Obbligatorio prima di intraprendere un qualsiasi tipo di viaggio un po' lungo in Islanda è guardare il sito road.is, in cui ci sono in tempo reale, in tempo praticamente quasi reale, le condizioni di tutte le strade indicate in maniera abbastanza agevole, con i colori e con annessa spiegazione. Io in particolare volevo fare un itinerario, arrivare fino a Egilstadir e poi spingermi direttamente verso sud. A quanto pare una delle strade da Egilstadir in avanti è rossa e quindi probabilmente dovrò cambiare itinerario e passare un pochettino più a sinistra. Comunque starò a vedere. Dopo il pieno e dopo aver acquistato un portacellulare, che era la cosa che mi mancava per poter comunicare guidando in sicurezza, quindi mani ben salde sul volante, mi sono lasciato alle spalle Akureyri, direzione Mývatn, lago Mývatn, che sarà la prima tappa del nostro viaggio. Voglio andare in particolare a Skútustadir, che dir si voglia, ci sarà sicuramente una maniera precisa ma non me la ricordo, dove ci sono 2 o 3 guest house interessanti dove lascerò il curriculum, e poi mi involerò verso est, verso Egilstadir, la seconda tappa. Sono già alle 10:30, sono già un po' in ritardo sulla tabella di marcia, tuttavia la condizione delle strade, soprattutto qui al nord, non è proprio ottimale e quindi andrò alla velocità adeguata per andare sano e lontano, come si suol dire. Sono arrivato al lago Mývatn. Sono già stato qui 2 o 3 volte. L'ultima volta, mi ricordo, era a dicembre e c'era la bellezza di meno 15 gradi, il lago, che è già di considerevoli dimensioni, completamente ricoperto di neve, con uno strato ghiacciato di 1 metro, 1 metro e mezzo. Oggi la situazione è abbastanza simile dal punto di vista della superficie del lago, anche se ci sono alcune aree di acqua calda dove il ghiaccio si scioglie, anche se la giornata è molto ventosa, molto assolata. Dopo un po' di incertezza mattutina si è ristabilita e la condizione delle strade sta migliorando, e ci sono 2 o 3 guest house qua in zona dove lascerò i miei primi curriculum per poi proseguire in direzione Egilstadir. Il lago Mývatn è una delle zone turisticamente più interessanti, più varie della zona, diciamo di tutto in realtà il nord dell'Islanda. È un lago con diverse aree soggette a fenomeni vulcanici di vario tipo del passato, quindi non c'è rischio di eruzioni OGD che si sappia. Però ci sono stati diversi fenomeni vulcanici in passato che hanno determinato delle forme interessanti. Ad esempio c'è una zona craterica che domina l'area, il Kverfjall, che si vedeva strada facendo, lo si vede proprio imponente quando si arriva nella zona, e più insomma altre costruzioni, altre zone abbastanza singolari, anche con pozze di acqua calda. Insomma, una zona sicuramente interessante in cui da venire a visitare, e anche non sarebbe male lavorarci.
Allora, missione Mývatn compiuta, mi ero segnato 3 posti in cui lasciare il curriculum. Belle interazioni, ho avuto anche qualche scambio, una persona conosceva la fattoria dove lavoro, ma poca sostanza, perché mi hanno fatto capire che il grande ricambio di personale sarà non prima di aprile-maggio. Per il momento non stanno cercando attivamente, ma si tengono il mio curriculum. Insomma, vedremo. Comunque, continuiamo, la giornata si sta facendo sempre migliore, c'è una bellissima giornata, devo dire la verità, c'è un vento fottuto, questo è proprio un termine tecnico, vento fottuto, e c'è un bellissimo panorama. Il Mývatn è sempre molto suggestivo. La prima volta che sono venuto qui era ottobre e c'era appena stata una grande tormenta, quindi l'Islanda è passata quasi, diciamo, con immediatezza dall'estate all'inverno, senza intermezzi. C'è stata la tormenta, io sono venuto qui 2 o 3 giorni dopo e mi sono goduto per la prima volta l'Islanda imbiancata. L'avevo vista ad agosto con un panorama tipicamente estivo che potrebbe ricordare quello delle Alpi in Italia vagamente in estate, e poi si è invece mantenuto questo panorama biancheggiante fino ad ora, anche se adesso in questi giorni piano piano la neve, quella spessa coltre di neve, si sta erodendo. Mi trovo in questo momento a Reykjavik, che è l'ultimo avamposto, l'ultimo luogo turistico, chiamiamolo così, ci saranno 6 case di numero in totale, e mi addentro verso la strada che mi porterà a Egilsstadir. Sostanzialmente da qui in avanti non sono mai venuto e quindi procedo, anzi procederemo verso l'ignoto. Allora ragazzi, l'abbiamo scampata perché sono stato inaspettatamente colto da questa tormenta che sto cercando di mostrarvi, anche se la videocamera comunque non rende l'idea di quello che sta avvenendo. Stavo andando tranquillamente, come vedete ancora una giornata di sole, ma è scoppiata una tormenta incredibile che a volte proprio elude la visione della strada, e quindi sono andato un po' avanti e poi a un certo punto ho visto un cartello per questo, non so cosa sia, un rifugio, un bar, un autogrill, chiamiamolo come vogliamo. Adesso mi fermo un attimo in macchina a riprendere un po' di fiato, poi forse vado dentro a bermi qualcosa in attesa che passi questa tormenta. Cioè io con questa macchina non me la sento di continuare in queste condizioni. E quindi sono qui fermo fra Mývatn ed Egilsstadir, non so quanto manchi, penso che manchi un'oretta più o meno a Egilsstadir, e se le condizioni non migliorano rimango qua. C'è un tempo da lupi che è contraddistinto dal sole, quindi questa è una particolarità che non avevo mai incontrato, però c'è un vento veramente diciamo di considerevoli dimensioni, e questo insegna che la natura non deve essere mai sottovalutata, ma non che abbia fatto questo, e che la natura e i luoghi devono anche essere conosciuti al meglio. Io conosco questa zona appunto per averla consultata sulle mappe vagamente, però mi diceva la ragazza adesso con cui stavo parlando che questa zona è abbastanza esposta ai venti, e tra l'altro da qui a qualche chilometro la cosa dovrebbe concludersi, quindi in direzione di Egilsstadir sicuramente la situazione migliorerà, però è un'esperienza sicuramente. Ecco l'autopranzo, l'istituzione islandese, la
pilsa, l'hot dog con le cipolle fritte che ho scoperto qui, sono diventate subito una delle mie cose preferite. Poi ho fatto un'altra cosa che non si dovrebbe mai fare in Islanda, ovvero sia comprare l'acqua, ma ahimè ho dimenticato di prenderla a casa. Ho dimenticato in realtà di prendermi una bottiglia, perché poi si può fare, si può riempire in ogni posto dove ci si ferma, perché l'acqua di rubinetto tendenzialmente è sempre molto buona, soprattutto fuori città. Allora, le condizioni sono un pelo migliorate. Parlare con la ragazza della reception mi ha un pochettino rassicurato, mi ha detto di andare con calma e che presto la zona sarà superata, non che ci sia un sole nitido e la spiaggia con l'ombrellone, però riprendiamo la strada, riprendiamo l'avventura, vediamo cosa succederà e che Dio ce la mandi buona. Stiamo per fare il nostro ingresso ad Egilsstadir, ci accoglie un tempo un po' bagnaticcio. Sono provato, devo dire la verità, è stato molto impegnativo passare dalla zona rossa, che si è rivelata rossa nel momento in cui ero lì, quindi uno dei primi consigli che ho dato prima di partire per il viaggio era di controllare sempre sull'applicazione road.is qual è lo stato, la condizione delle strade, cosa che io ho fatto. Al momento in cui ho controllato prima di partire era blu, quindi vuol dire scivoloso ma transitabile. Peccato che tra il momento in cui sono partito e il momento in cui mi sono trovato nella zona della tormenta fosse diventato rosso, e quindi io mi sono goduto un pezzo di strada rossa, teoricamente non transitabile. E strada rossa cosa vuol dire? L'espressione inglese è abbastanza inequivocabile, impassable. La strada ovviamente continua a esistere, quindi tu sei un mezzo, puoi passare, però non si garantisce celerità nei soccorsi. Quindi se uno dovesse avere delle difficoltà, dovesse rimanere impantanato, non potesse continuare per qualsiasi motivo, può chiamare i soccorsi, non si garantisce che possano arrivare in tempo utile. Questo secondo me è vero soprattutto, ecco, nel frattempo mi fermo un attimo nel primo parcheggio che trovo, questo secondo me è vero soprattutto nelle piste secondarie, nelle strade appunto di collegamento, non nella Hringvegur, la strada che circola attorno a tutta l'Islanda, la A1, dove la zona rossa può capitare, ma è sempre limitata al più possibile, quindi è limitata alla circostanza atmosferica del momento e poi si lavora affinché possa diventare il prima possibile transitabile in condizioni accettabili, e quindi i soccorsi secondo me sulla Hringvegur tendono sempre ad arrivare in tempo utile, quantomeno. Ora non saprei dire, non mi sono fortunatamente mai trovato nella situazione, ma ritengo che ci sia molta efficienza da questo punto di vista, se mai si dovesse avere bisogno. Egilsstadir, siamo qui, faccio una piccola ricerca per capire dove andare, visto che è la prima volta che sono qui. Si promette come una metropoli, e vedremo un attimino, condividerò le prime impressioni con voi quanto prima. Allora, fermo qui, secondo pieno della giornata, che secondo me mi basterà per arrivare fino al giro di boa e tornare indietro. Bilancio malcomune, mezzo gaudio, una guest house l'ho trovata chiusa, le altre due aperte. In una c'era una ragazza spagnola che mi ha familiarizzato con me dicendo sì, anch'io ho cercato lavoro come te, quindi mi ha tirato un po' su di morale, nell'altro invece mi hanno di nuovo detto chiaro e tondo
che prima dell'estate è difficile che assumeranno qualcuno, ma comunque mi hanno fatto lasciare il curriculum, vediamo un po' come andrà. Egilstadir, eccola qua, è tutta qui praticamente, siamo nel cuore pulsante di questa cittadina, di questo, adesso a parte gli scherzi, importante punto di riferimento, è la città più grande dell'est dell'Islanda, quindi è importante se si viaggia per poter appunto fare rifornimento, per potersi fermare a dormire. C'è una piccola comunità che è nata attorno alla fattoria di Egil, e qua vicino, ora che ci penso, c'è un altro centro che deve essere molto carino, anche Seyðisfjörður, che è una cittadina, un paesino così sulla costa, che è l'unico punto, uno dei pochi punti per meglio dire, in cui si può arrivare in nave da fuori dall'Islanda. Quindi se si vuole evitare di venire in aereo, si può venire in nave o a Reykjavik facendo un giro allucinante, oppure a Seyðisfjörður partendo, se non erro, dalle isole Faroe. E Seyðisfjörður è stata anche una delle tappe di uno dei tour più famosi dei Sigur Rós, il tour Heima dell'estate del 2006, in cui ancora adesso imperano i video molto suggestivi su YouTube. Bene, bando alle ciance, è ora di ripartire e di dirigersi verso la costa sud. Hotel Post. Altra importante traversata dell'Atlantico. Dopo Egilsstadir ho toccato le brughiere del sud e ora mi ritrovo nella ridente cittadina di Breiðdalsvík, penso che si pronunci così, che nonostante il tempo sta piovendo di rotto, la pioggia veramente non mi ha mai più mollato. Sembra carino, sembra abbastanza pittoresco, con un porticciolo, e c'è un hotel qua di fronte, quindi proverò qua e poi proseguirò lungo la costa sud prima che diventi buio. Sono già le 5. Allora, sono entrato in questo hotel, Breiðdalsvík, come il nome della cittadina, che è questa qui che potete ammirare. In realtà io continuo sempre a sostenere, la videocamera aiuta ad avere un'idea, ma ovviamente non è come essere qui, per il che è carino, mi piace l'atmosfera. Sarà che il porto regala sempre un di identità a una cittadina, per quanto piccola possa essere, però Breiðdalsvík, quando imparerò a pronunciarla bene sarà ancora meglio, e dice la sua. Quindi poi c'è un tempo atmosferico abbastanza interessante. Sono arrivato che pioveva di rotto. Sono entrato, ho fatto una piccola chiacchierata con il gestore, che all'inizio sembrava diffidente, ma poi mi ha detto che lui è il padrone, ma la gestione delle risorse umane viene effettuata da un altro tizio che in questo momento si trova in Messico a caccia di squali. Hanno apparentemente scambiato qualche messaggio e mi ha detto che poi mi scriverà e... Insomma, siamo sempre più o meno alla solita solfa. Buona interazione, sostanza si fa attendere, perché sembra che non ci sia tantissimo turismo in questo periodo, però insomma mi sono fatto vedere, ha scattato addirittura una foto di me e niente, quindi proseguiamo con il nostro viaggio.
Allora, mi trovo qui all'Hotel Framtid, di fronte all'elegante porticciolo di Djupi Vogur, che è qui alle mie spalle. È un luogo incantevole, non ne avevo mai sentito parlare, ma è veramente così, molto pittoresco, un paesino grazioso, diciamo così. Ehm, Ho consegnato il mio curriculum a un ragazzo honduregno che vive qui da 16 anni e quindi mi ha un po' raccontato la sua vita e mi ha detto che per il momento non c'è tanta gente. Insomma, sempre la solita solfa. Diciamo che sta iniziando a delinearsi un pochettino il leitmotiv di questa mia ricerca, cioè che è comunque un bene venire, ma è faticoso. È un bene presentarsi di persone, è un bene far vedere il proprio curriculum, ma è faticoso. Quindi penso che terminerò il mio ragionamento più tardi, adesso inizio a essere stanchino per il viaggio. Un'altra piccola menzione. Qui siamo, potete vedere in fondo, in mezzo a un fiordo che giace, che termina, diciamo, dove c'è l'isolotto di Papei, che era, questo lo conoscevo, Papei, ne avevo già sentito parlare, perché pare che il suo nome derivi dai Papar, che sono queste figure, questi religiosi che sarebbero venuti in Islanda nel V secolo, colonizzando alcuni punti dell'isola, quindi insomma facendo arrivare presenza umana sull'isola prima di quella, prima della prima presenza umana attestata ufficialmente, che sarebbe poi giunta nel IX secolo, ad opera di alcuni contadini barra guerriglieri che sarebbero sfuggiti alle angherie del re norvegese Harald Bellachioma. Papei è un'isola che appunto prenderebbe il nome dai Papar, che sono queste figure religiose probabilmente irlandesi che sono state menzionate su alcune fonti. Non c'è alcuna sicurezza sul fatto che effettivamente siano esistiti e che ci siano stati dei monaci, dei religiosi che sono venuti qui nel V secolo, ma nella toponomastica ogni tanto si incontra appunto in Papei, quest'isola qua. Si incontra in alcuni luoghi che si chiamano Papar, sparsi un pochettino in giro per l'Islanda, e quindi ci sarebbero alcune prove a suffragio di questa teoria, che però è tutta da dimostrare. Non c'è alcun resto di monastero, non c'è alcun resto di costruzione umana che sia anteriore al IX secolo d.C. Questo è quanto. Adesso raccogliamo armi e bagagli, la macchinina, e andiamo fino all'ultima tappa del nostro viaggio odierno, che è Höpn, che si trova ancora a 150 km da qui, leggevo, pensavo fosse più vicino. In linea d'aria secondo me è vicino, però sto facendo avanti e indietro tra tutti i fiordi che ci sono in questa zona e quindi si finisce per fare un sacco di strada. Non che mi lamenti, perché gli scenari sono veramente, ragazzi, pazzeschi, sono incredibili. Poi c'è questa atmosfera appunto con neve che lascia già spazio alla brughiera, alla torba, a quest'erba, insomma, che adesso è di colore ancora sul giallo, che non ha ancora preso troppo sole. E che sta prendendo spazio al verde intenso dell'estate, quindi veramente bellissimi posti. Siamo all'imbrunire, è iniziato già da un po' in realtà questo eterno crepuscolo islandese che durerà ancora per un pochettino. Molto probabilmente arriverò a Höfn, che sarà già notte, e vediamo dove ci porterà il cuore e la strada.
È stata una bella tirata, ma ce l'ho fatta, come testimonia questa nave dietro di me. Sono a Höpn, che, curiosità, in islandese vuol dire porto. E questo non è che il cuore di questa cittadina, che così a occhio penso che abbia non più di 2000-3000 abitanti, ed è comunque un centro già di una certa importanza nella regione. Ora sono qui, raccolgo un attimino le idee, ci sono alcuni hotel da andare così a ispezionare, anche se dubito che siano aperti a quest'ora. Contavo di arrivare un po' prima, in realtà contavo di arrivare nel pomeriggio, poi la tormenta di neve nel nord, e, insomma il fatto di dover deviare mi hanno poi condotto qui alle 8 di sera. Andrò a dare un'occhiata, a curiosare più che altro, a vedere se c'è la possibilità di lasciare qualche curriculum, di lasciare il segno. Se non ci sarà, penso proprio che mi siederò da qualche parte, che sia un ostello, penso ci sia un ostello qua, o che sia diciamo una soluzione di pernottamento economica. Penso che mi sistemerò da qualche parte e raccoglierò ulteriormente le idee in vista di domani. L'ultima tappa, lo ricordo, è il Jökulsárlón, che si trova circa un'oretta da qui, quindi non è proprio attaccato, però comunque è abbastanza vicino. Allora, dopo qualche ricerca, eccomi qui al Kaffihorn, localino che non è niente male, secondo me racchiude un pochettino della vita della città, di questa cittadina che, ripeto, mi sembra piuttosto vivace. Sto raccogliendo le idee, sto mettendo insieme alcune informazioni e mi preparo a trascorrere la notte in vista dell'ultima tappa domani, che sarà a Jökulsárlón, quindi ne vedremo delle belle. Grazie per avermi accompagnato oggi in mezzo a tutte le difficoltà, in mezzo a tutte le scoperte, e a domani. Questa è l'ultima tappa, l'ultima destinazione, inutile sottolineare, l'emozione è tanta. Risponderò subito alla domanda cruciale: ne è valsa la pena di venire fino a qui?